Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questa playlist mi propongo, per quanto mi è possibile, di rispondere alle domande degli utenti di YouTube. Pertanto, se hai qualche richiesta particolare su Excel o qualche dubbio, non esitare a chiedere qui sotto nei commenti. Non appena avrò un po' di tempo, cercherò di risponderti. La richiesta di un visitatore del mio canale, che ringrazio molto, è la seguente. Ho 4 colonne di dati con titolo colonna tabella A, tabella B, tabella C, tabella D. In un'altra colonna scelgo da menu a tendina come titolo tabella A. Come faccio a richiamare i dati della colonna A? Quale potrebbe essere la formula? Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provare tu a trovare una strategia risolutiva, utilizzando solamente le funzioni e gli strumenti di Excel ed evitando di far ricorso al Visual Basic for Application. In alternativa, continua a seguirmi. Ti propongo la mia soluzione ed un esempio di applicazione subito dopo la sigla. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. La situazione descritta è la seguente. Abbiamo un intervallo di dati e in cella F1 è presente una convalida dati che ci consente di inserire dati scelti da un elenco a discesa. L'origine dell'elenco sono le intestazioni di colonna. Selezionando una qualsiasi intestazione di colonna della tabella, vorremmo che qui sotto comparisse l'intera colonna. Ti propongo due possibili soluzioni. Nella prima soluzione utilizzo gli intervalli denominati di Excel. Questa soluzione consente di estrarre colonne di lunghezza fissa. Nella seconda soluzione che ti propongo utilizzo invece le tabelle di Excel. La formula è un po' più complessa, ma permette di creare intervalli dinamici, poiché se la tabella viene accorciata oppure allungata, vengono estratte le colonne, qualsiasi sia la loro lunghezza. Inizio ora a descriverti il primo metodo, quello che utilizza gli intervalli denominati. Se vuoi utilizzare gli intervalli denominati, innanzitutto non devi inserire spazi nelle intestazioni di colonna. Sostituisci dunque tabella A, ad esempio, con tabella underscore A e ripeti questa operazione per tutte le intestazioni di colonna, oppure utilizza qualsiasi altro nome ma senza spazi al suo interno. A questo punto seleziona l'intera tabella, vai nella scheda Formule e nel gruppo Nomi definiti clicca sul pulsante Crea da selezione. Lascia il segno di spunta solamente su riga superiore e premi OK. A questo punto sono comparsi i nomi all'interno del foglio di lavoro che permettono di selezionare le colonne che successivamente cercheremo di estrarre. Clicchiamo ora in cella F1 e creiamo la convalida dati. Dopo aver cliccato sulla scheda dati, clicchiamo sul pulsante Convalida dati e consentiamo un elenco la cui origine dati sono le intestazioni di colonna. Confermiamo con OK. A questo punto potremo selezionare qualsiasi colonna della tabella, in modo da poterla estrarre nella parte sottostante. Posizioniamoci ora in cella F2 e digitiamo uguale indiretto. Selezioniamo la funzione indiretto e come argomento selezioniamo la cella F1. Premiamo Invio. Automaticamente la colonna viene estratta e selezionando una nuova colonna dall'elenco, questa viene estratta immediatamente. Come già detto, questa è una soluzione molto veloce e molto pratica, ma consente solamente l'estrazione di colonne di lunghezza fissa. La funzione indiretto di Excel, che tratterò in un prossimo video, restituisce il riferimento indicato da una stringa di testo. Quindi, la funzione indiretto analizza il nome presente nella cella F1 e siccome in questo esempio il nome è associato a tabella C, Excel va a cercare il nome tabella C, individua l'intervallo che ha questo nome e lo riporta a partire dalla cella F2 verso il basso. Come avrai notato, il riferimento viene immediatamente calcolato in modo da visualizzarne il contenuto. Ad esempio, selezionando tabella A, viene individuato il riferimento tabella A, che ora è selezionato,
viene calcolato e inserito immediatamente a partire dalla cella F2 verso il basso, ma in caso di riferimenti con più colonne potrebbe benissimo espandersi anche verso destra. Passiamo ora alla seconda soluzione, quella più dinamica. In questo caso, i nomi delle intestazioni possono benissimo contenere degli spazi al loro interno. Selezioniamo una qualsiasi cella dell'intervallo, premiamo CTRL-T ed immediatamente tutto l'intervallo viene selezionato e ci viene data la possibilità di creare una tabella. Lasciamo il segno di spunta su tabella con intestazioni, poiché la nostra tabella contiene le intestazioni delle colonne. Non visualizziamo i pulsanti filtro e assegniamo subito un nome alla tabella, ad esempio TBL esempio. Quando si inseriscono i nomi delle tabelle è buona norma farli precedere dal prefisso TBL, in modo da distinguere i nomi di tabella dagli intervalli denominati del foglio di lavoro. Confermiamo con invio. A questo punto ti voglio mostrare l'utilizzo della funzione indiretto con le tabelle di Excel. Mi posiziono in cella F2 e digito uguale indiretto, seleziono la funzione indiretto e per selezionare la colonna tabella C della tabella digito doppie virgolette il nome della tabella, TBL esempio, apro la parentesi quadra, digito il nome della colonna, tabella C, chiudo la parentesi quadra, chiudo le virgolette, chiudo la parentesi tonda e premo invio. Immediatamente ottengo il risultato desiderato, ma selezionando un'altra colonna dovrei andare all'interno della formula e cambiare il nome alla colonna, premendo nuovamente invio. Anche se questa formula permette di creare colonne di lunghezza variabile, la formula è più complessa e deve continuamente essere riaggiornata quando cambiamo il nome della colonna. Vediamo come possiamo risolvere questo problema. Posizioniamoci in cella H2 e digitiamo nuovamente uguale indiretto, selezioniamo la funzione indiretto e cerchiamo di creare un testo variabile in base al contenuto della cella H1. Digitiamo nuovamente doppie virgolette, TBL esempio, apriamo la parentesi quadra, chiudiamo le virgolette e utilizziamo l'operatore di concatenazione ampersand. In questo modo possiamo concatenare il nome della tabella al nome della colonna contenuto in cella H1 che ora selezioniamo. Digitiamo nuovamente ampersand, apriamo nuovamente le virgolette, chiudiamo la parentesi quadra, chiudiamo le virgolette, chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. Come puoi notare ora la formula è dinamica, poiché al variare del nome della colonna, ciascuna colonna può essere estratta immediatamente e la sua lunghezza è variabile e si adatta perfettamente alla lunghezza delle colonne della tabella. Pertanto, quando hai bisogno di colonne di lunghezza variabile, puoi utilizzare le tabelle e una formula leggermente più complessa, che fa utilizzo dell'operatore di concatenazione ampersand, che collega il nome della tabella al nome della colonna della tabella. Successivamente, la funzione indiretto prende in esame questo nome, che puoi visualizzare mediante il tasto F9 dopo averlo selezionato, individua la colonna C della tabella, la estrae e la visualizza proprio sotto il nome selezionato dall'elenco a tendina. Vediamo ora una semplice applicazione pratica di questa tecnica. Nella tabella più a sinistra sono riportate le entrate, le uscite e il saldo relativi ad ogni mese dell'anno. Per poter visualizzare in un unico grafico l'andamento delle entrate, delle uscite e del saldo, ho creato i nomi entrate, uscite e saldo, che fanno riferimento alle colonne della tabella. In cella G1 ho dato la possibilità di selezionare mediante elenco a discesa le entrate, le uscite e il saldo. In questo modo, mediante la funzione indiretto, ho selezionato il valore presente in cella G1 in modo da estrarre in questa colonna la colonna della tabella che mi interessa. Selezionando questo intervallo di celle, ho poi inserito un grafico e l'ho formattato con le tecniche viste nel corso Excel base. In questo modo, selezionando entrate, uscite oppure saldo,
I dati che ci interessano possono essere immediatamente visualizzati mediante un grafico a linee adeguatamente formattato. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se tu per caso avessi trovato un'altra strategia risolutiva, ti invito a scrivermelo nei commenti. Se ritieni che questo video sia stato utile, ti invito a mettermi un like e a condividerlo con gli amici. Se invece hai qualche richiesta particolare, scrivimi qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti risponderò. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!